Buongiorno. Questo video per Beethoven autentico descrive la corretta esecuzione del passaggio in ottave dalla battuta 465 alla 474 del terzo movimento della sonata opera 53 di Beethoven, la cosiddetta Waldstein-sonate. Gabriele Riccobono, l'autore di Beethoven autentico, ha definitivamente dimostrato come le intenzioni del compositore siano chiare. Questo passaggio è da eseguire con glissandi in ottave, cosa che anche il fidato Czerny conferma nella sua pianoforte Schule. Il passaggio va eseguito a grande velocità visto il metronomo di 88 per la semibreve del prestissimo, consigliato sempre da Czerny. La prassi odierna di esecuzione, tuttavia, consiste spesso in una divisione tra le due mani delle note di questi glissando. Perché si è giunti a una tale situazione? Quando Czerny scrive che Beethoven e Hummel nelle loro esecuzioni suonavano ottave in glissando, usa il termine schleifen in Oktaven, dato che la parola glissando non esisteva ancora, e descrive nella quarta parte della sua pianoforte Schule, a pagina 27, come eseguirli, cioè ripiegando il pollice e schleifen, ovvero strisciando i tasti con l'unghia del pollice e il polpastrello del mignolo. Ora, questo modo di suonare le ottave è difficoltoso, ma non è sempre stato così. Su un fortepiano di fine Settecento le ottave glissate sono molto agevoli. Probabilmente, comunque, venivano suonate anche così. L'evoluzione del pianoforte, tuttavia, vide un progressivo appesantimento della tastiera in virtù di una meccanica più complessa e di martelli più pesanti. Czerny, alcuni anni prima, era già conscio del problema. Su uno strumento del 1862, per esempio, i glissandi di ottava sono già più faticosi. Su uno strumento moderno, poi, i glissandi di ottave sono veramente difficili. Oltre al maggiore peso dei tasti, la profondità è maggiore di circa un terzo rispetto ai fortepiani del tempo di Beethoven. Su pianoforti Bösendorfer le ottave glissate sono un po' più scomode che su pianoforti Steinway, date le caratteristiche differenti della meccanica, ma sono eseguibili in pianissimo, come richiesto da Beethoven. Su pianoforti Steinway l'esecuzione è più facile, ma non in pianissimo. Ora, mani non grandi, come la mia, che prende a malapena 10 tasti, hanno qualche difficoltà con le ottave glissate, perché ripiegando il pollice si arriva appena all'ottava. In un'esecuzione specialmente pubblica, il rischio di incepparsi proprio in un passaggio tanto straordinario, ma quanto scoperto, è abbastanza alto. Come già detto, Czerny se ne rendeva conto e aveva proposto una facilitazione che, a dire il vero, suona un po' vuota. Anche Bülow, Schenker e altri nelle loro edizioni delle sonate avevano proposto facilitazioni. Questa, usata spesso, divide tutte le note delle ottave fra le due mani. Ora, quale soluzione scegliere? Accettare la sfida, rischiando che dalla nostra esecuzione il pubblico ricordi soltanto dei glissandi zoppicanti? Oppure andare sul sicuro e dividere tra le due mani, magari rallentando di poco il tempo? Personalmente preferisco la seconda soluzione. Ognuno comunque tragga le proprie conclusioni. È tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che Beethoven Autentico è presente anche su Facebook. Arrivederci.